Ciao a tutti amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Ariete e le tendenze energetiche disponibili per il lavoro e l'economia di marzo 2026. Ok? Abbiamo il Sole e il Carro, amici dell'Ariete. Si prospetta un periodo di espansione, un periodo di movimento, potrebbero anche esserci delle scelte importanti da dover fare, può essere un qualche tipo di nuova direzione che date, mi viene da dire, all'espressione della vostra essenza, considerato il Sole. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web, il link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie. Partiamo subito con il diavolo. Abbiamo una regina di pentacoli, la sacerdotessa, mondo, 3 di bastoni, 3 di spade e cavaliere di coppe. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere l'energia generale del mese, in un secondo momento andiamo a vedere per gli occupati, i disoccupati, gli autonomi, il denaro, i progetti. Vi ricordo che ho già pubblicato la ruota del destino di marzo, dove c'è una parte dove tratto gli stessi argomenti. Sarebbe interessante andaste a vedere anche quella e incastraste queste due letture. Allora, partiamo da questo diavolo che può rappresentare una posizione di potere personale, ma per qualcuno potrebbe anche rappresentare un qualche contratto che sta cominciando a diventare un po' stretto. È come se da un lato vi desse la sicurezza, però dall'altro lato è come se vi facesse sentire un po' troppo stretti. Qui abbiamo questo 2 di bastoni che mi dice che avete come voglia di qualche cosa di nuovo, di guardare in avanti, di qualche cosa che vi possa fare esprimere di più quello che avete dentro. Andiamo a vedere la regina di pentacoli. Papa, 3 di coppe, 5 di spade, 8 di pentacoli e giustizia. Wow, Papa e giustizia, ragazzi, vi dico che arrivano dei contratti. Potrebbero essere contratti di collaborazione, potrebbero essere nuovi contratti di lavoro, qui abbiamo anche un 8 di pentacoli. La cosa interessante è che avete anche un 5 di spade, quindi può essere che non siate del tutto convinti di questo contratto, di questo nuovo accordo, di questa nuova posizione, può anche essere un nuovo gruppo. Anche se vi dico che tutto sommato sento che sarete un po' voi a, a gestire la cosa, a dirigere, come vi posso dire, a muovere i fili. Andiamo a vedere la sacerdotessa, perché ho come l'idea che con questa sacerdotessa riusciate a vedere al di là della realtà. È come se aveste questa possibilità di vedere nel lungo periodo, di vedere come attraverso i vari alti e bassi poter solidificare questo progetto, questo nuovo lavoro, questa nuova collaborazione di gruppo. Io ho come l'idea che sappiate come
concretizzare qualche cosa, come renderlo concreto, come renderlo soprattutto duraturo nel tempo. Questa è la sensazione che ho, che dobbiate come lavorare su qualche cosa che ha bisogno di costanza per essere duraturo nel tempo. Andiamo a vedere il mondo, perché c'è il raggiungimento di qualche risultato, c'è come un compimento. Qui abbiamo un 7 di coppe e un re di denari. Guardate, ragazzi, qui ci può essere come un disegno un po' più grande che voi avete magari nella vostra testa, per qualcuno è un progetto scritto che può effettivamente espandersi e andare oltre quello che voi diciamo potete pensare con gli strumenti e le attrezzature che avete adesso. Sento che c'è come una forte capacità di espansione, anche se non vedete adesso tutto il disegno. È come se da metà marzo, secondo me, potreste iniziare a vedere come delle possibilità alternative piuttosto che delle possibilità aggiuntive. Guardate, la cosa interessante è che si parte con un 2 di bastoni, poi qui abbiamo un 3 di bastoni. È come se quello che state pensando all'inizio del mese prendesse forma dalla seconda metà del mese in poi. Andiamo a vederlo questo 3 di bastoni. Abbiamo un 8 di bastoni, il giudizio e un cavaliere di coppe che avete già qui. Ragazzi, qui sento che diciamo nella seconda metà del mese potrebbe arrivare qualche notizia, qualche notiziona, qualche informazione. Considerato il cavaliere di coppe e la carta del giudizio, può essere proprio come una chiamata, un'offerta di lavoro, un'offerta di collaborazione, un'offerta sì, di collaborazione, dove qualcuno vi dice guarda, io ho questo strumento, ti può servire, possiamo collaborare. Oppure potrebbe essere qualcuno che ha delle doti particolari, o potrebbe essere qualcuno che ha come un suo pacchetto clienti e che vi, tra virgolette, vende il pacchetto clienti. Non lo so, ho come la sensazione che potrebbero aprirsi delle possibilità, qualcuna un po' più utopica, qualcuna effettivamente realizzabile, concretizzabile. Non vi nego che potrebbe esserci la necessità di spostarsi per portare in opera questo progetto, questa espansione, questo ampliamento. E secondo me arriva una grande proposta, una grande comunicazione. Con la carta del giudizio può anche essere una presa di consapevolezza dovuta ad una comunicazione, a qualche tipo. Potrebbero anche essere utili le strategie di marketing, qui ragazzi, la comunicazione, la divulgazione, fare pubblicità, andare verso territori che fino ad adesso non avete ancora considerato. Andiamo a vedere il 3 di spade. 9 di bastoni. Sì, in effetti siete un po' stanchini, ma sento che è come se fosse il rush finale. Abbiamo un asso di pentacoli. Allora, io sento che ve la dovrete sudare, ve lo dico chiaro. Non sarà poi così semplice, però ho anche la sensazione che tutto questo lavoro, questa costanza, queste idee, questo guidare, se vogliamo, un pochettino il gruppo, o comunque i collaboratori intorno a voi, può effettivamente dare il passo per un nuovo inizio. Vi dicevo qui che con questa carta del carro c'era come una decisione importante da dover prendere, come una direzione da dover dare, e qui secondo me con questo asso di pentacoli finalmente riuscirete a dare questa nuova strada a quello che è. Può essere il progetto, l'attività aziendale, potrebbe essere il vostro ruolo all'interno di un'azienda. Andiamo a vedere però il cavaliere di coppe, stella, sono tante queste, le tiro su, visto che qua ce ne sono già due. Allora, stella e 10 di pentacoli, sì, può essere che dall'1 al 10 ce ne passa di carte in mezzo,
Quindi sicuramente è un buon periodo per iniziare, per progettare, per scegliere, per studiare, per valutare, per creare alleanze, per capire quale può essere la strada maestra. Quello che sento con queste carte è: non demoralizzatevi se i risultati non arrivano nell'immediato, perché ho come la sensazione che qui potrebbe esserci da aspettare un pochettino. Effettivamente c'è il sole qui, inizio lettura, quindi è un momento, è un periodo, è un movimento energetico in espansione. Può finalmente diventare concreto qualcosa. Sento che qualcuno potrebbe anche ricevere come del denaro una tantum, però da lì a dire che si raggiunge la serenità monetaria ci vuole ancora un pochettino, eh. Allora, parliamo di chi è disoccupato. Ragazzi, qui con il Papa, la giustizia e quest'asso di pentacoli, secondo me ci sono... ci avete anche l'imperatore. Secondo me è facile che troviate un lavoro. Può essere che qualcuno venga chiamato, venga ricontattato da qualche azienda alla quale avevate mandato il curriculum secoli fa, cioè proprio vi siete dimenticati di aver mandato quel curriculum e potrebbe esserci come una chiamata, una mail, la sento più come una telefonata o qualche tipo di messaggio WhatsApp, comunque come se fosse una comunicazione veloce. Quindi effettivamente ci sono buone probabilità per molti di voi di iniziare un nuovo lavoro nel mese di marzo. Se per caso foste dipendenti, allora, per qualcuno si tratta come di rivedere la formula del contratto, cioè ho come l'idea che potrebbero esserci delle modifiche nel contratto. Vi dirò che qualcuno potrebbe, soprattutto se fate part-time, potrebbe esservi richiesto di aumentare le ore. Se state aspettando un rinnovo del contratto, guardate, vi dico che potrebbe addirittura trasformarsi da un contratto a tempo indeterminato ad un contratto a tempo determinato. E se per caso siete di quelle persone che vogliono cambiare azienda, marzo è un ottimo mese per mandare curriculum o ricontattare aziende alle quali avete mandato vecchi curriculum, perché qua c'è un buon potenziale, ragazzi, per cambiare azienda. Vi dico che comunque tutto sommato è un mese dove avrete le vostre rivincite a livello aziendale, secondo me. Ehm, Se state aspettando un trasferimento, sento che potrebbe arrivare anche quello. Per le persone che sono autonome, dunque io vedo nuovi contratti, nuove collaborazioni e soprattutto se avete qualche tipo di collaborazione in essere che sì, a livello economico vi soddisfa, ma non vi sentite come in grado di muovervi con la vostra testa, ma dovete sempre aspettare il benestare dell'altra persona, potrebbe essere necessario anche qui rivedere un attimino i contratti, rivedere come i compiti di uno e i compiti dell'altro magari. Potrebbero anche arrivare nuovi clienti. Vi dico che, dipendendo dal settore che trattate, potrebbe essere un buon periodo per fare formazione ai vostri clienti e quindi come ampliare i servizi che date, iniziando a spiegare o a, diciamo così, divulgare come i trucchi per magari vendere di più, piuttosto che per applicare quel tipo di prodotto nel migliore dei modi. Cioè, sento che la comunicazione, il marketing, la formazione, il rapporto con i clienti sarà quello che vi farà spiccare il volo nel mese di marzo. C'è come bisogno di implementare questa connessione con i vostri clienti.
Se parliamo di soldi, bah, secondo me è un periodo abbastanza benedetto, ragazzi. Vi dico, le entrate potrebbero espandersi, potrebbero arrivare delle entrate extra, potrebbero arrivare dei premi, se state aspettando qualche tipo di risoluzione finanziaria, rimborsi assicurativi o rimborsi di qualsiasi genere, anche qui potrebbero effettivamente arrivare. La vedo molto positiva, diciamo così, la parte economica. Mentre per quello che riguarda la parte dei progetti, quindi se avete un progetto per esempio da monetizzare o un progetto parallelo al vostro lavoro o anche semplicemente nella vostra vita privata, sento che c'è da mettere come delle basi per il lungo periodo, c'è da mettere come dei paletti, dei binari. Anche lì con la carta del carro sento che c'è come da dare una direzione a questo nuovo progetto. Andiamo a vedere cosa vi dice Osho. Seguire il flusso e completamente la carta del mondo e ce l'avete già qui. Ragazzi, vi dicono che secondo me qualche cosa sta per arrivare, lasciate andare questo controllo di cui ci parla il diavolo e semplicemente fluite con quello che il mondo, l'universo vi mette davanti. Guardate, siete in un periodo di trasformazione, secondo me, c'è come una sorta di cambio di prospettiva. Andiamo a vedere una carta dei semi stellari. Meditazione, prenditi un momento per connetterti con la fonte attraverso la quiete riflessiva della meditazione. Quindi vi dicono che avete bisogno di riprendere contatto con voi stessi e con la vostra luce interna, con la vostra essenza. Qui ricordatevi che c'è il sole. Il conquistatore della guarigione, novembre. Credo che questo movimento inizi, ragazzi, e si sviluppi fino a che nel mese di novembre potreste risanare quello che è la vostra situazione lavorativa piuttosto che economica. Prosperità, che è anche un po' uno dei significati del sole. Quindi ragazzi, si avvicina un momento di abbondanza, un momento di prosperità, un momento di guarigione, sia a livello di quello che fate, sia a livello di guarigione delle vostre casse. Quindi mi viene da dire, abbiate fede e guardate al futuro con speranza, che è quella che un po' vi manca forse a fine mese. Però, come ogni cosa, per ogni cambiamento, diciamo così, che ci vuole il tempo, no? E poi un piccolo cambiamento giorno dopo giorno crea come questo grande cambio, che però è impercettibile perché appunto viene fatto poco per volta. Cari amici dell'Ariete, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, date hype, iscrivetevi, condividete il video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me, mi può scrivere una mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come lavoro con le credenze limitanti, però tenete presente che lo stesso lavoro lo potete anche fare abbonandovi al canale. Anche lì tratto le credenze limitanti, sviscerate nei vari settori, quindi amore, lavoro, figli, denaro, insomma ce n'è un bel po'. E in più tratto anche temi esoterici come la metafisica, la metamedicina, la kundalini, l'astrale, trascendenza dell'ego, insomma è un po' tutto quello che io ho studiato in decenni di formazione che ho condensato e messo lì a disposizione per voi per aiutare anche voi nel vostro percorso di crescita. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono 4 per adesso, sono numerate e ovviamente vanno viste in ordine cronologico di numero perché sennò
vi mancano poi dei pezzi. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!